Ciao a tutti e benvenuti nel settimo video del corso che abbiamo preparato per imparare a sviluppare un trading system con la Visual-J Forex. Questo è un video molto importante in quanto impareremo qual è la struttura tipica di un trading system e capirla bene significa sviluppare una strategia automatica in meno tempo e senza errori. Prendete quindi carta e penna e ci vediamo subito dopo la sigla. Abbiamo già visto cos'è un trading system in uno dei primi video del corso, ma rivediamolo prima di analizzare come una strategia automatica va strutturata. Un trading system è un programma che esegue operazioni automaticamente, senza quindi l'intervento da parte del trader. Esegue per cui dei comandi, un codice che gli permettono di aprire, chiudere e gestire le operazioni in autonomia in maniera rigorosa e estremamente veloce. Dal momento però che il codice è scritto dal trader, è importante per noi conoscere come deve essere strutturato un trading system, in quanto ad esempio ci sono fasi operative che hanno la precedenza su altre, oppure è bene eseguire dei controlli sugli ordini aperti o sull'account di trading e sulla base di questi permettere al programma di operare in un modo piuttosto che in un altro. Il programma di un trading system è bene che venga organizzato in moduli, ognuno dei quali ha compiti e obiettivi specifici. Dare al programma una struttura ben definita permette di risparmiare tempo nella programmazione, evitare errori e facilitare la lettura e l'aggiornamento del codice nel tempo. La struttura che vi spiegherò potrà essere utilizzata per la stragrande maggioranza delle vostre strategie automatiche, facendovi risparmiare molto tempo. Ovviamente esisteranno delle eccezioni, dei trading system particolari che richiedono moduli aggiuntivi o organizzati diversamente, ma potrete utilizzare comunque questa struttura come punto di partenza per poi modificarla in base alle vostre esigenze. Cominciamo quindi a vedere quali sono questi moduli e come sono organizzati osservando il flowchart che vi riporto. Lo start ovviamente rappresenta il punto di partenza di ogni nuova esecuzione del trading system, che avviene non appena inizia una nuova candela, se si è scelto di operare con lo start point on candle, a ogni nuovo tick, cioè ad ogni nuova quotazione, se si è scelto di operare con lo start point on tick, o infine ad ogni nuovo evento se si è scelto di operare con trade event. Se non ricordate bene cosa sono gli start point, vi invito a rivedere il video dedicato alle basi della Visual-J Forex, di cui potete trovare il link qui in alto. Una volta avviata l'esecuzione, il primo modulo che il programma deve svolgere è quello di inizializzazione. In questo modulo viene definito lo strumento o gli strumenti su cui si vuole operare e, se si utilizza lo start point on candle, viene definito anche il time frame di base della nostra operatività. Se invece si utilizza l'on tick o il trade event non è necessario specificare nulla, in quanto il programma viene eseguito a ogni nuovo tick o ogni nuovo evento. All'interno del modulo inizializzazione vengono anche incluse eventuali inizializzazioni di variabili a valori predefiniti, come ad esempio il conteggio degli ordini aperti dal trading system. Terminato il primo modulo si passa a quello dedicato al controllo dei prerequisiti, cioè quei requisiti iniziali in base ai quali il programma può decidere se proseguire con l'esecuzione o interrompersi perché non ci sono le condizioni per operare. Non esiste un elenco predefinito dei requisiti e non è detto che ci debbano per forza essere, dipende dalla strategia che si sta programmando. Alcuni esempi possono comunque essere il numero totale di ordini aperti nel conto di trading, oppure il margine totale utilizzato o il capitale rimasto sul conto. Un altro esempio potrebbe essere il giorno e l'ora, se ad esempio si vuole impedire alla strategia automatica di operare in certi giorni o in certe fasce orarie. Se i prerequisiti non sono rispettati, il trading system termina l'esecuzione e conclude, altrimenti se sono rispettati l'esecuzione prosegue e si passa alla gestione degli ordini già presenti sul conto di trading relativi a quella strategia. È infatti buona norma preoccuparsi sempre prima degli ordini già esistenti per poi preoccuparsi di quelli nuovi. All'interno di questo modulo si verifica la quantità e lo stato degli ordini già presenti e si valuta se è necessario ad esempio chiuderli o modificare il take profit o lo stop loss. Una volta gestiti gli ordini, il trading system può terminare l'esecuzione, se ad esempio è stato raggiunto il numero massimo di ordini, oppure può proseguire al modulo successivo dedicato ai nuovi ordini. All'interno di questo modulo il trading system verifica le condizioni del mercato, gli indicatori e tutte le altre regole che gli permettono di sapere se è presente il setup per posizionare un ordine a mercato o posizionare un ordine pendente. Se le condizioni non sono rispettate, l'esecuzione termina, altrimenti il trading system proseguirà con il posizionamento dell'ordine.
Chiaramente i nuovi ordini inseriti durante questa esecuzione verranno gestiti nel modulo dedicato agli ordini già presenti durante l'esecuzione successiva del programma. Al termine di questo modulo l'esecuzione si ferma ed il trading system rimane in attesa della nuova candela, del nuovo tick o del nuovo evento in funzione dello start point utilizzato, per poi ripetere nuovamente tutto il processo dall'inizio. Ognuno di questi moduli ha quindi un compito ben preciso. Per capire che operazioni svolge il programma all'interno di ognuno di essi, scendiamo nel dettaglio e vediamo questo nuovo flowchart, che rappresenta la versione espansa di quello precedente. Infatti i rettangoli grigi tratteggiati che vedete rappresentano i moduli visti prima. Chiaramente il flowchart inizia ancora dallo start, seguito dal modulo di inizializzazione. Terminata l'inizializzazione iniziale si passa al modulo di controllo dei prerequisiti. Qui sarà presente un blocco o più blocchi in cui verranno controllati i prerequisiti. Al termine del controllo il trading system si chiede se è possibile procedere o meno con l'esecuzione. Se i prerequisiti non sono rispettati e quindi non è possibile procedere, l'esecuzione termina. Altrimenti si prosegue e si entra nel modulo di gestione degli ordini già presenti. All'interno di questo modulo il programma per prima cosa fa il conteggio degli ordini già presenti, dopodiché sulla base dell'informazione raccolta decide come procedere. Se non ci sono ordini si passa direttamente al modulo successivo dedicato agli ordini nuovi, altrimenti prosegue all'interno del modulo degli ordini già presenti. Ipotizzando che ci siano degli ordini, il programma a questo punto si chiederà se questi vanno gestiti o meno. Questo dipende dalla strategia, infatti ci sono quelle dove una volta posizionato un ordine lo abbandonano rimanendo in attesa di un eventuale take profit o stop loss. Altre invece devono continuamente tenere monitorate le posizioni per verificare se devono essere modificate o ad esempio chiuse parzialmente o totalmente. Se le posizioni non sono da gestire si passa al blocco successivo in cui la strategia verifica se è consentito aprire e o posizionare altri ordini nonostante quelli già presenti. Se la risposta è sì, si prosegue al modulo successivo, altrimenti l'esecuzione termina. Nell'ipotesi in cui invece le operazioni debbono essere gestite è necessario eseguire alcune operazioni. Per prima cosa devo procedere al calcolo di eventuali indicatori oscillatori o all'acquisizione di dati che mi permettono di capire le attuali condizioni del mercato e degli ordini. Una volta raccolti i dati, questi vengono analizzati per verificare se ci sono le condizioni, cioè i setup, che impongono di modificare gli ordini. Ora che il programma ha raccolto tutte le informazioni necessarie, si chiede se ci sono le condizioni tali per cui è necessario dover gestire gli ordini già presenti. Se le condizioni non ci sono, si prosegue verso il blocco che verifica se è possibile proseguire ed aprire nuovi ordini. Altrimenti, se è necessario modificare uno o più ordini, si continua con il blocco dedicato alla gestione degli ordini già presenti. Per fare alcuni esempi e chiarire meglio la funzione di questi blocchi, ipotizziamo di avere un ordine buy in profitto e che il guadagno realizzato ha superato una certa soglia. La strategia, viste le condizioni, può imporre di spostare lo stop loss più in alto per ridurre il rischio. Oppure, altro esempio, dal controllo delle condizioni del mercato, il trading system ha verificato che è presente un indebolimento del trend in atto, per cui ha l'obiettivo di chiudere l'operazione presente per anticipare l'inversione del trend e quindi incassare il profitto fatto. Terminata questa fase si passa comunque attraverso il blocco che verifica se è possibile aprire e o posizionare altri ordini. Questo perché magari è stato raggiunto il numero massimo di ordini apribili da uno specifico trading system o ci sono altre condizioni tali per cui si preferisce non esporsi oltre al mercato. Se non è più possibile procedere aprendo altri ordini, l'esecuzione termina. Altrimenti, come visto prima, si va avanti con il modulo dedicato alla gestione dei nuovi ordini. Questo modulo ricorda molto quello dedicato agli ordini già presenti. C'è infatti un blocco dedicato ai calcoli di indicatori o oscillatori e all'acquisizione di dati, come ad esempio il prezzo di chiusura della candela precedente o l'orario attuale. E una volta raccolti tutti i dati necessari si passa all'analisi delle condizioni di trading, cioè la verifica dei setup operativi che permettono di aprire un ordine. Ora il programma si deve chiedere se i setup sono rispettati o meno. Se non sono rispettati, si termina. Altrimenti si procede al calcolo dei parametri necessari a definire l'ordine, quindi se l'operazione deve essere di acquisto o di vendita, qual è il prezzo di apertura, la size e il take profit e lo stop loss, se presenti. Per concludere, si procede finalmente all'apertura degli ordini o al loro posizionamento nel caso siano pendenti e quindi si termina l'esecuzione.
A questo punto il trading system si metterà in attesa della nuova candela, del nuovo tick o del nuovo evento, al che il processo verrà ripetuto totalmente di nuovo. Come abbiamo visto, un trading system è un programma che esegue delle operazioni precise e ben organizzate ed in base alle condizioni in cui si trova valuta come operare di conseguenza. Ovviamente quando si analizza una strategia per automatizzarla è buona norma, prima di cominciare a scrivere il codice, costruire un flowchart partendo da quello che abbiamo visto, per verificare che ogni possibile situazione venga poi gestita. Come vi ho già detto, lo schema che abbiamo visto è molto generale e potete utilizzarlo come linea guida per la maggior parte delle vostre strategie. In questo modo potete partire da una strategia già realizzata e cambiando solo ad esempio gli indicatori e le condizioni di ingresso e uscita da mercato, potete creare una nuova strategia in pochissimi passaggi. Ovviamente poi esistono sempre le eccezioni che vanno gestite con schemi adattati allo scopo, ma il mio consiglio è comunque di mantenere invariato lo schema generale, in cui c'è prima una fase di inizializzazione, poi di verifica dei prerequisiti, seguita dalla gestione degli ordini già presenti e solo alla fine si passa alla gestione dei nuovi ordini. Con questo, ragazzi, siamo arrivati al termine. Io spero che il video vi sia piaciuto e che le informazioni che vi ho dato vi aiutino durante lo sviluppo delle vostre strategie. Nel prossimo video analizzeremo una strategia già esistente e poi definiremo quella che andremo a programmare noi. Per cui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi il prossimo video del corso e tutti gli altri che pubblicheremo. Ovviamente se avete domande scrivetele nei commenti e risponderò ad ognuno di voi. Con questo abbiamo davvero concluso, io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!